Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete, ascendente Ariete, Luna o Venere in Ariete. Andiamo a vedere come sarà questo mese di settembre 2024, andiamo a vedere quali sono le linee guida del supporto alla tua anima, e sia nella parte generale, vediamo cosa ci dicono, sia poi andremo a vedere ancora di più in maniera approfondita l'amore e le relazioni. Invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti delle mie playlist, l'arte sciamanica soprattutto, e i contenuti che ci sono nell'arte sciamanica, l'arte del vivere e risvegliare la coscienza. Nella nostra scuola iniziatica noi ci apprestiamo a esprimere il meglio di noi stessi, la nostra natura selvaggia, quella che ci arde, che vuole uscire, affinché possiamo sentire e sperimentare la naturale propensione alla prosperità in tutti gli ambiti della nostra vita. Allora, detto questo, andiamo a vedere in linea generale mese di settembre 2024, compiti a casa. Allora, le metto tutte. Vediamo in quale regno degli Angelion ci troviamo in questo mese e come adoperarci al meglio per adempiere al nostro destino. Allora, vediamo. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete. Settembre 2024, dopo questo agosto, che è stato la stagione agostiana, ormai soprannominata non estate, ma agosto, in cui si brucia il karma il più velocemente possibile. Vediamo. Allora, in quale regno ci troviamo per le mie ragazze e i miei ragazzi? Eccola. Vediamo qual è. Nella dimensione uranica. Bellissimo. Ci troviamo negli elementi. Avremo a che fare con l'adempimento di un elemento importante. Mi esce già questa carta e vi dico, ragazze e miei ragazzi, lo so che lo fate tutte voi della scuola iniziatica, del canale, della mia famiglia di Taromantic, e esorto tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a fare le meditazioni guidate. Meditazioni guidate, c'è la stellina sulle playlist. Quella della natura selvaggia, va bene? Meditazione della natura selvaggia, tanto ci sono tutte in quella, vi esorto a farle almeno 3 volte al giorno quelle meditazioni lì. Sono meditazioni di attenzione cosciente, sono pochi minuti, ma sempre ripetuti, perché nella nostra società occidentale abbiamo necessità di avere attenzioni ripetute quotidiane, va bene? E quindi sono tutte meditazioni che fanno appello alla tua natura selvaggia, e soprattutto ce n'è una di appello agli elementi, per sentire gli elementi che ti incarnano, affidarti al maestro e manifestare la tua creazione, il tuo potere personale, va bene? Vediamo di che elemento si tratta. Allora, qua ci sono terra, aria, fuoco e acqua, più gli esseri cosmici, ok? Cosa ci dice la dimensione uranica per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Ariete? Eccola. L'elemento aria, il tuo cuore. Lo spirito dell'elemento aria, volare, lasciare andare in permanenza leggerezza. Allora, l'aria rappresenta il quarto chakra. Nella meditazione sulla natura selvaggia, io vi faccio appellare al maestro del vostro quarto chakra, dove vi sentirete in una sorta di, dove tutto è aria. Lo vedete, lo sentite poi nella meditazione. Cos'è l'aria? Cos'è il cuore? Il cuore deve essere leggero. Come si fa ad alleggerire il cuore? Andando controcorrente rispetto ai limiti imposti dalla mente. Questo è il mese in cui ti esortano a sperimentare la leggerezza del cuore, e quindi anche la leggerezza di vedute, apertura mentale. Lascia andare in permanenza. Cos'è che lasciamo andare? Lasciamo andare il senso dell'io, lasciamo andare il senso della dualità, della discriminazione, questo è giusto, questo è sbagliato, secondo una morale comune, secondo il luogo comune.
Quando noi andiamo nella sovramento, la mente creativa, è tutto giusto. Laddove è vero A, è vero anche B. Invece in questa realtà duale, quando non è vero, quando è vero A, non può essere vero anche B. E quindi il fatto di sentirci legati a una credenza e quindi escludere altri tipi di espressione o di credenze ci fa sprecare energia nel tenerci radicati a una sola credenza. E quindi quello che ti invita questa carta a fare è aprire il cuore per capire che tutte le realtà che esistono, che vedi, hanno la stessa dignità di esistere. Questa è la carta che ti dice: in questo mese sperimenterai, chi ha un livello di coscienza ancora più alto, molta leggerezza nel cuore, molta apertura per quello che hai già evoluto all'interno di te. E volerai, perché invece all'inizio con la nostra scuola ti esortano a lavorare, che la parola lavorare è un po' impegnativo come nel sentire comune, no? Nel godere di te. Godi di te cercando di fare sempre più a meno del pregiudizio che hai su te stessa, su te stesso e sulla vita e sulle scelte degli altri, eliminare questi pregiudizi. E quindi fare il lavoro che vi ho detto di fare con la legge dello specchio, cioè io ti includo come in me dimorante, c'è tutto nella playlist l'arte sciamanica, va bene? E questo è il senso. Vediamo un po' di metterci altri oracoli in linea generale. Wow, sei una guida spirituale, addirittura, bellissimo. E beh, non può essere altrimenti nella nostra scuola. Siete tutti maestri, cioè avete tutti avuto accesso, state avendo accesso alla vostra maestria, no? Quindi la guida spirituale, lo scopo della tua vita è insegnare agli altri la guarigione e la spiritualità. Questa leggerezza che sperimenterai ti darà la possibilità di approcciare agli altri col cuore aperto. E come hai fatto tu, a livello di esempio, lo porterai agli altri. Quindi qua c'è sia la tua maestria, sia che alcune di voi troveranno una persona, o che sia uomo, che sia donna, come guida spirituale in questo mese che le accompagnerà nel percorso. Ma il solo è grande maestro, è dentro di te. Anche qui, no? Ci adoperiamo, io vi passo gli strumenti per accedere, per avere quelle chiavi che sono dentro di voi, nel vostro maestro interiore. Quindi questa sei tu, che tu sia uomo o donna non importa, che insegna agli altri con la tua grazia, la tua leggerezza. C'è una donna farfalla con le ali, no? Un mutamento avverrà per te in questo mese, dove sperimenterai questa leggerezza e questa gratitudine infinita, questo amore con il cosmo, con gli esseri viventi. Una bellissima carta, una bellissima energia. Vediamo cosa ti dicono gli altri oracoli. Cos'altro c'è per te in questo mese? Wow, il cuore fedele. Questa è una carta che mi dice che tu sarai fedelissima al tuo sentire, sarai fedelissima a te stessa o a te stesso, e di conseguenza anche il mondo ti specchierà questa fedeltà a te. Cuore fedele significa persisti, persisti in quello che stai sperimentando, sii fedele a questa leggerezza, sii fedele a questo tuo essere, sii fedele al tuo essere, perché il mondo ti manifesterà tale fedeltà. Va bene? Bellissimo, vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. In linea generale per te in questo mese. Mettiamole qua. Ariete, settembre 2024, il diavolo, la regina di bastoni. Guarda come stai bene, guarda. Ti vedo molto ambiziosa o ambizioso, conseguendo un successo strepitoso.
6 di bastoni, ti vedo conseguire ciò a cui stavi ambendo, il diavolo è l'ambizione tua. Regina dei bastoni sei tu, segno di fuoco, e che tu sia uomo o donna non importa. Il 6 di bastoni, il successo, riconoscimenti pubblici o il riconoscimento delle tue capacità. Ottieni ciò a cui stavi ambendo. Mi parlano soprattutto di quegli ambiti a cui ci tenevi di più, no? Può essere il lavoro, successo e riconoscimenti. Può essere un progetto lavorativo, successo e riconoscimenti. Può essere di qualsiasi il potere tuo personale che ti fa sentire anche forma fisica, vigore fisico, ti vedo stare bene proprio, mi spiego? Ecco perché abbiamo la carta della leggerezza. Cos'altro? Paggio di bastoni, sì, ti vedo, ricevi comunicazioni e le fai, stai proprio in fermento qua, stai proprio in fermento. Wow, il giudizio. Ricevi comunicazioni che stavi aspettando da tempo, per questo ti vedo felicissima. In ambito lavorativo, negli ambiti da te ambiti. Ti vedo proprio gioiosa, gioioso, ricevi comunicazioni che stavi aspettando. Di successo, di lavoro, è il mese del tuo trionfo, mi viene da dire. È il mese del tuo trionfo, guarda, asso di bastoni, è il mese del tuo trionfo, ragazze mie e ragazzi. Su tutti i fronti, non me ne specificano uno, mi dicono tutto ciò a cui stavi ambendo. Bellissimo. Guarda, ragazze mie e ragazzi, io non ho altro da aggiungere per la parte generale e adesso ci andiamo a vedere l'amore. Allora, tenendo fede a quello che è uscito, in linea generale come lavoro su di sé in questo mese, andiamo a vedere l'amore, cosa accadrà, sia che tu abbia qualcuno, sia che non ci sia nessuno. Vediamo un poco. Allora, andiamo a vedere una carta guida, mettiamola un po' più in qua, così. Carta guida sull'amore. Settembre 2024, Ariete, carta guida. Re di spade. Questa può essere la tua energia che ti vede molto concentrata su ciò a cui stai ambendo, l'abbiamo visto nella stessa precedente, determinata, razionale, cioè razionale, essere lucida, avere le idee chiare su cosa conseguire nella tua vita, essere diciamo meno romantica o meno romantico, essere più centrata con le idee chiare o centrato in tutto ciò che stai conseguendo, che ti appartiene, che vuoi, a cui stai ambendo. Oppure può essere l'energia di una persona con la quale stai avendo a che fare un po' più, dove c'è un po' più di freddezza tra di voi. Paggio di spade. Ci può essere o la tua energia che sta un po' più distaccata dalla parte, diciamo, l'amore un po' più messo al lato perché ti stai concentrando su altro, oppure l'energia di una persona con la quale c'è freddezza. Vediamo un po' che cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Vedi un po' poi, no, quando dico le cose dove ti ritrovi. Allora, Ariete, amore, settembre 2024. Otto di denari, la ruota della fortuna, mi dice che il lavoro andrà benissimo. Vedi, mi puntano l'attenzione sul lavoro, mi dice che il lavoro avrà un cambio di fortuna per te. Ok, vediamo un po' sull'amore, energia attuale, energia positiva, negativa, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo la ruota, 2 di coppe, il sole, regina di denari, e mio Dio ragazzi miei, che amore travolgente che ti sta arrivando o che già. Vedevo un po' di freddezza qua ancora, quindi è possibile che ci sia proprio un nuovo amore, 2 di coppe e la ruota, regina di denari, sole, ti vedo che le cose tue personali vanno proprio bene, lavoro, denaro, e poi qua arriva l'amore, 2 di coppe, la ruota e la fortuna, amore condiviso, all'improvviso un colpo di fortuna. Forte il segno del leone, toro, vergine, capricorno, ma al di là del segno è questa l'energia. Vediamo un po'. Energia attuale, amore, ariete, la papessa.
Ti vedo concentrata sul tuo lavoro, sui tuoi studi o su quello che stai facendo, quindi un po' più energia di introspezione rispetto all'amore, cioè sei un po' più distaccata dall'esterno, no? Vediamo al positivo. Cavaliere di spade, comunicazioni all'improvviso, insperate, il blocco, l'asso di coppe. Perché l'asso di coppe al blocco? È possibile che tu rifiuti questa opportunità? Cioè qua arrivano comunicazioni insperate all'improvviso, qualcuno che arriva all'attacco. Però l'asso di coppe che rappresenta proprio l'amore al blocco. È come se tu rifiutassi, forse all'inizio rifiuti un po' questa opportunità. Vediamo un po', passato, 6 di coppe, il giudizio. Forse è una persona che già conosci, ecco perché magari c'è un po' di reticenza nell'accettare l'opportunità. Oppure qua mi dice che nel passato c'è stata una connessione importante con qualcuno, giudizio, 6 di coppe, e adesso c'è silenzio con questa persona e forse arriva una persona nuova che la tiene un po' a bada. Vediamo cosa succede, amore, in questo mese di settembre 2024, Ariete. Paggio di bastoni, 4 di bastoni, il 5 di coppe. Allora, qua arriva una persona molto interessata a te. Io qua vedo un incontro, 4 di bastoni, oppure comunicazioni che ti chiede un incontro questa persona. Forse arrivano troppo all'improvviso? 5 di coppe mi dice che è come se non fossi preparata a questa cosa. Chi viene dopo il 5 di coppe? Però dopo sì, la giustizia. All'inizio non sei preparata secondo me perché arriva all'attacco all'improvviso. Vuole un incontro questa persona con te, comunicazioni in incontro, però 5 di coppe è come se avessi un po' paura a lasciarti andare, visto che ti vedo un po' nelle tue, no? Forse probabilmente fai un po' fatica a lasciare andare una situazione del passato, ricordi del passato o quello che è successo tra te e una persona nel passato. Però la giustizia mi parla che si sistemano, se è una persona che già conosci, si sistemano, la giustizia mi parla di mettere in chiaro le cose, sistemare le cose, queste sensazioni di disagio o una sensazione di abbassamento d'animo rispetto alla parte emozionale. C'è una persona che viene a chiarire per molti di voi e da che non c'era comunicazione vedo comunicazione. All'inizio stai un po' così, sulla difensiva forse, o forse arriva una persona nuova, tu stai pensando al passato, sei un po' reticente a dire sì, però alla fine la giustizia vede questo è qualcosa che arriva, questo incontro arriva per giustizia divina, mi spiego? Oppure una persona con la quale c'era silenzio, che chiede perdono, chiede scusa, motivata da un senso di colpa anche, ok? Qua abbiamo forti segni del pesce, acquario, gemelli, bilancia, ariete come te, leone e sagittario. Ma al di là del segno è questa l'energia, Ok, vediamo cosa ti dicono i mini tarocchi, cosa ci confermano o cosa ci aggiungono. Sulla papessa, energia attuale, amore ariete. Ricordiamo che qua abbiamo l'elemento aria che sono le comunicazioni. Cuore fedele, una persona che ti è fedele arriva per giustizia divina. Guida spirituale sei tu qua con la papessa, cioè nel senso lavorare con la legge spirituale per affrontare il mondo, le circostanze come devono essere affrontate, cioè con discernimento e con il darsi agli eventi. Ok, vediamo un po' la papessa, energia attuale. La papessa, energia attuale, amore. Sì, abbiamo il diavolo qua. C'è una persona qua che ti vuole in modo funesto. C'è una persona che ti vuole a tutti i costi, magari sa anche di aver sbagliato, ci sono state situazioni difficili, di ego, qua. Eh sì, c'è una persona che non ti può lasciare andare per alcuni di voi, c'è sta proprio lì. Forte il segno del Capricorno, ma al di là del segno questa è energia, che ti pensa tantissimo. Vediamo il Cavaliere di Spade, energia positiva. Asso di denari, che ti ho detto? Qua c'è un'opportunità, una comunicazione all'improvviso che non ti aspetti è un'opportunità in concreto con te, tant'è che quando esce la giustizia è proprio un'opportunità solida questa, un incontro importante di risoluzione oppure un incontro importante.
Vediamo un po', asso di coppe al blocco, perché c'è questo asso di coppe al blocco? Re di spade, probabilmente tu all'inizio ti fai un po' desiderare, perché qua c'è silenzio con una persona. Può essere la stessa persona con la quale c'è silenzio, che si sistemano le cose, mossa da un pentimento, oppure tu stai pensando a un'altra persona del passato e quindi stai un po' tergiversando, però alla fine vedo che accetti questa opportunità perché va tutto gas. Sì. Vediamo il giudizio 6 di coppe, passato, asso di bastoni, qua vedo che c'è stata un'opportunità, il giudizio 6 di coppe, regina di spade. Io vedo che c'è stata un'opportunità, però poi c'è stato silenzio. È possibile che ci siano state terze persone e adesso si viene a sistemare. Se ci sono state terze persone, queste terze persone non ci sono più perché c'è la giustizia, parla anche di situazioni anche burocratiche che si risolvono, burocratiche insomma di divorzio, non so se si può dire burocratiche. Sì, quindi se ci sono state altre persone non ci sono più e ti viene detto questo, ecco perché magari c'era silenzio. Per altre vedo che ci sono state delle opportunità che però poi non è valsa la pena. È possibile che ci sia però una persona che insiste qua. Vediamo un po' principessa di bastoni, paggio di bastoni, futuro, settembre. Vedi? Re di bastoni. C'è una persona a cui piaci tantissimo e te lo dimostrerà. Te lo dimostrerà. Vediamo un po'. È una chiamata improvvisa, è qualcosa che giunge all'improvviso. Il 4 di bastoni, 5 di coppe, vedi? Io non so se tu all'inizio l'accetti, però dopo sì. Perché è come se ti chiede un incontro questa persona, mette sforzo e impegno, però tu sei un po' demotivata, o perché già la conosci, oppure perché è una persona nuova, quindi stai un attimo sulla difensiva. Però è attratta molto da te questa persona, se è una persona nuova, eh? Vediamo questo 5 di coppe. 6 di coppe. Per molte di voi è la stessa persona con la quale c'era silenzio per motivi di triangolazione o perché avete litigato, perché c'era silenzio, qualsiasi cos'è. Questa dal 5 passiamo al 6, una persona che vuole recuperare la connessione. Per altre invece è una persona completamente nuova dove all'inizio stai un po' così perché hai paura di ripetere lo stesso ciclo che hai avuto con una persona con la quale c'è stata freddezza. Però per altre, per molte, questo è il mese in cui c'è la riconnessione con una persona con la quale c'è la freddezza. Vediamo la giustizia. È il 6 denari, assolutamente. Qua si risolvono le questioni che non erano in equilibrio. Ci si viene incontro, la voglia di venirsi incontro, di fare di tutto per venirsi incontro, va bene? Di intendimento, di mettere fine alla guerra, diciamo, di intendimento, di rimettere ordine. Vedi, imperatore, il matto, ricominciare da zero, sì. Ok ragazze mie, vediamo e ragazzi, vediamo cosa ti dirà questa persona, lo facciamo con i miei oracoli, lui lei che non lasciano proprio spazio al dubbio. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli sono disponibili sotto all'info box in descrizione. Vediamo cosa ti dirà questo re di bastoni che insiste. Non riesco più a immaginare la mia vita senza di te. Questa è una persona che non riesce più o non riuscirà più a immaginare la sua vita senza di te. Infatti ti ho detto che è mosso da un pentimento qua, eh? Cos'altro? Ti prego, non pensar male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. Qualsiasi cosa, se tu già la conosci questa persona e della stessa abbia fatto, ti spiegherà il motivo per venirsi incontro. Non pensar male di me, ti spiegherà i motivi, anche con una certa urgenza. Cos'altro? Io ti stupirò, infatti te l'ho detto che ti stupisce, te l'ho già detto anche qua col taglio, ti ricordi? Quindi ragazze mie e ragazzi, verrete stupiti da questa persona, chiunque essa sia, va bene? Adesso ci andiamo a mettere. Dove stanno gli altri oracoli questi? No, questi voglio mettere. Dove sta? Eccoli. Allora.
vediamo un po', anzi scusatemi, che sto facendo? Sto rimbambita qua, voglio mettere l'ultima carta dei Rider Waite. 8 di denari. Qua c'è una persona che vuole impegnarsi per far funzionare le cose e si impegnerà e vedrai l'impegno, te l'ho detto anche qui, vedrai l'impegno. Quell'eremita è una persona che ti ha pensato tanto, che pensa tanto prima di fare delle azioni, ma le farà in modo determinato, ok? Questa puoi essere anche tu che sei molto impegnata nel tuo lavoro, va bene? Quindi dai come priorità le tue cose e poi questa persona insiste. Vediamo ancora. Una casa in ordine, chiarezza e organizzazione, vedi, si chiariscono situazioni qua, ci sarà una chiarezza, ci sarà una risoluzione, una chiarezza, una volontà di intenti, la voglia di intendersi. Vediamo cosa ti dice l'oracolo degli archetipi. La reina, sei tu la regina, che tu sia uomo o donna non importa, io ti vedo qua nel tuo totale potere, una persona che ti apprezzerà senza limiti. Una persona che ti apprezzerà senza limiti, va bene? Bellissima stesa, complimenti ragazze mie e ragazzi. Detto questo, io concludo qui, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!